Questo sarà uno degli episodi più importanti del percorso di ricostruzione della nostra moto. Benvenuti in questo terzo episodio della serie in cui rifacciamo il motore alla nostra adventure. Negli scorsi episodi abbiamo liberato il più possibile il motore. Abbiamo tolto quasi tutto, ruote, carene, forcelle e buona parte della meccanica intorno. Per questo episodio l'obiettivo è quello di sganciare il motore e metterlo sul banco. Abbiamo tutto il weekend a disposizione, da una parte perché è arrivato il freddo, quello vero, e dall'altra perché ci riposiamo dopo il giro in Francia di 1400 km della scorsa settimana. Come per gli scorsi episodi, vi racconteremo passo passo tutto quello che faremo. Ora andremo un po' più sul tecnico, ma sono tutti lavori che chi è appassionato e ha una buona manualità può divertirsi a fare. Smontiamo? Sì, smontiamo, vai. Adesso faremo un po' di lavoro, non sarebbe indispensabile per tirare giù il motore e basta, ma preferiamo farlo per liberarci un po' di spazio, visto che la nostra saletta è abbastanza piccola, e per semplificarci poi in fase di rimontaggio il lavoro di riaggancio dei vari collettori, ammortizzatore, forcellone e posizionamento del telaio poi sul motore per riunirli. Quindi eliminiamo tutta la parte posteriore della moto, togliamo gli scarichi, smontiamo i collettori, il telaietto regisella. L'unica rogna è la pompa dell'ABS che è collegata alle tubazioni freno. Non ho voglia di smontarle, di sganciarle, quindi la lasceremo attaccata al suo impianto e cercheremo di stabilizzarla tenendola ferma, magari cinghiandola al telaio in modo da non rovinarla durante le lavorazioni. Chiave da 8, chiavi da 6, togliamo tutta la struttura del codino in modo da liberarci e farci accedere al telaietto regisella. Ho già sporcato tutto, te pareva. Questa è la pompa dell'ABS. Tutto l'impianto freno della moto, sia l'anteriore che il posteriore, passa da qui. Ci sono le due linee, ad esempio questa è quella del freno posteriore e questa è quella del freno anteriore. Se la centralina dell'ABS rileva che c'è un rallentamento della ruota troppo veloce, prevede un bloccaggio, interviene e rilascia comunque parte della pressione nell'impianto in modo da rallentare l'effetto frenante, quindi evitare il bloccaggio. Noi che la usiamo principalmente come moto da adventuring, viaggio comunque con moto sempre abbastanza carica, abbiamo sempre viaggiato in due con questa, adesso non è più così perché si guida la sua. Vi dico che l'ABS un paio di volte ci ha salvato la vita, tipo una volta che abbiamo beccato entrando in un distributore un chiazzone d'olio su una discesa ed ero in frenata perché comunque stavo rallentando la moto era carica con le valigie, il bauletto, la borsa da serbatoio, eravamo tutte e due sopra, l'ABS è intervenuto e ci ha fatto fare 10-15 metri di rallentamento, ma non ci si è bloccata la ruota anteriore e non si è chiuso lo sterzo. Quindi onestamente io non mi sento di eliminarlo, perché comunque per l'utilizzo che abbiamo fatto della moto finora ci è servito. Un'opzione interessante per l'utilizzo che possiamo fare noi della moto, che è un fuoristrada leggero e principalmente viaggio, è quello di lasciare attiva la linea del freno anteriore collegata alla pompa dell'ABS e invece sganciare la linea del freno posteriore. Questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito e che probabilmente prima o poi farò. Si tratta semplicemente di andare a staccare questi due tubi e mettere due tappi sulla pompa, lasciando comunque la ruota fonica per evitare che la centralina rilevi l'errore. Il freno anteriore rimarrebbe attivo con l'ABS, che è quello che serve, e il freno posteriore, soprattutto nell'uso con gomme tassellate o semitassellate, che in ogni caso falsano sempre un pelino il segnale, perché tende comunque sempre a registrare un bloccaggio anche quando non è propriamente così. E in un uso fuoristradistico comunque, soprattutto magari se ti trovi a fare delle discese, non hai l'ABS che interviene sempre, allungandoti i tempi di frenata, e riesci a gestirla. Questa è un'opzione che avevo letto su un forum e che devo dire che tra tutte le varie opzioni secondo me è la soluzione migliore, più interessante da attuare su questa vecchia tecnologia di ABS qua. Dentro il vano dell'ABS abbiamo anche, molto importante da sapere, la presa dati per agganciare ad esempio la centralina al Tuneku. Questo non è direttamente un attacco BD, bisogna comprare, ve l'ho già tirato fuori,
un adattatore, questo qua, questo pezzo di cavo qua, con l'uscita poi OBD, e in questo caso abbiamo il modulo Bluetooth che è molto comodo. Noi lo usiamo ad esempio in viaggio o comunque quando abbiamo dovuto fare dei lavori sulla moto dove abbiamo monitorato lo stato di alcuni sensori. Questo ci è servito, è stato molto utile perché connettendolo direttamente alla centralina avevamo in tempo reale, con un cellulare connesso via Bluetooth montato qua sopra, tutti i dati di funzionamento della moto per capire se c'erano eventuali problemi. Comunque questo ne parleremo poi nella fase di rimappatura, perché una volta chiuso il motore vogliamo fare anche delle modifiche di mappatura, ma era interessante sapere dove fosse. Devi sganciare questo passacavi qui, che è quello che tiene tutta la linea di cablaggio prima dei connettori. Questi sono i connettori di luce targa, luce stop, frecce, posizione e tutto quanto. Tutta la linea elettrica del codino. Stacca e connettori. La mia passione. No, non hanno clip, questi qua. Sono solo, stacco e basta. sono solo da tirare brutalmente, mi sembra. Sì. Con la 6 qua sotto ci sono gli attacchi del mudguard, del parafango, e quelli anche vanno sganciati. Quindi adesso abbiamo liberato tutto il sottocodino. Rimangono la pompa dell'ABS, che comunque è già libera perché l'abbiamo svitata. Adesso dovremo giocare un pelino per farla uscire dal sottocodino, e gli attacchi qua, le due viti che tengono la serratura di blocco sella, che mordono direttamente nel telaietto, e quindi dobbiamo svitare. Facciamo questa vaschetta qua, sono tutte le viti codine. Piccola accortezza, quelle viti lì quando le rimontate frena filettatele forte. Togliendo queste ultime due viti abbiamo liberato il portatarga, che è tenuto in posizione in realtà da queste viti qui, e tutto il sottocodone, che adesso sono liberi di muoversi. Io ti alzo il sottocodone e tu sfila da sotto tutto il gruppo targa, faro e portatarga, che così lo togliamo. Viene via, tienilo solo su, alzando il codone viene via tutto. Fai passare i cavi. Perfetto. Alziamo la pompa dell'ABS. Fa vedere le mani pulite. Qua non ce ne eravamo accorti, ma ne avevamo già persa una. Comunque allenta 1 e 2 in modo, anzi allenta ancora questo in modo che si liberi, puoi ruotarla adesso che l'hai liberata da sopra e svitare anche questa comodamente. Stop, perché tocchi qua. Ok, e adesso puoi svitare anche l'altra. Attenta adesso, perché allentandole piano piano il terminale comunque si sgancia, e quindi adesso infatti ti do una mano io a tenerlo. Ok, toglila. Andiamo all'altra, via il terminale. Comodo qua. Un piccolo trucco per svitare le viti in posizione un pochino più, diciamo, ostiche, è usare una brugola con una testa snodata, che chiaramente ha la parte opposta con il gambo un pelino più sottile, cioè più corto, che quindi non ci consente di fare grossa forza, però in questo modo siamo sulla vite comodi. Una volta fatto quello, prendiamo una chiave un po' più, cioè che passi nel tubo, e la usiamo come braccio di leva supplementare per allentare la vite. In questo modo, avendola allentata, possiamo semplicemente poi liberarci lo scarico e posizionarcela nella maniera più comoda. No. Abbiamo sganciato gli scarichi, quindi i collettori sono liberi, sono solo più agganciati sui
sui collettori. In questo caso questo l'avevamo già liberato, quindi è solo più agganciato sul collettore del cilindro posteriore, quindi siamo comodi, possiamo togliere il codino. Come vedete si muove senza ballare. Andiamo a svitare 1, 2 e ci sono le altre 2 dall'altra parte, e sganciamo il codino. Mentre togliamo il codino facciamo solo attenzione che questa non cada. Questo, il parafango, preferiamo non toglierlo perché è un pezzo estremamente delicato e si crepa come niente, quindi facciamo attenzione quando spostiamo il codino, ma cerchiamo di lasciarlo attaccato perché sopra gli attacchi, nonostante sia appena stato sostituito, si sono già crepati. Di tutte e 4 le viti che tengono il codino dovete prestare attenzione a questa. Perché? Perché è una vite che è passante, quindi qua dentro dalla parte interna spunta, e c'è il rischio che se la moto ha lavorato con la catena molto lenta si sia mangiata parte della testa. Questa testa, se si è mangiata male, svitandola può rovinarvi il filetto. Infatti questo filetto qua abbiamo già dovuto ripassarlo col maschio, e questa vite qua l'abbiamo già accorciata in maniera che non spuntasse più e non si mangiasse con eventuali movimenti della catena. Come vedete l'abbiamo accorciata quel tanto che basta per far sì che la catena non se la mangi. Adesso viti tolte, io tengo la pompa dell'ABS, tu togli pure tutto il codino. Il codino è tolto e la pompa dell'ABS l'abbiamo fissata con una cinghia in modo che non balli quando andremo a togliere via tutto il telaio dal motore. Stappa la lambda. Ok, adesso sganciamo. Controlla che non sia da svitare il paracalore, vedi un secondo. No, perché lo inserivamo insieme. No, mi sembra che lo facevamo in 2 step, non mi ricordo adesso sinceramente. No, a posto. Andavano insieme. Adesso con una snodo da 13 allentiamo l'attacco collettore sulla testa posteriore e togliamo anche il collettore posteriore dopo aver sganciato anche qua la sua sonda lambda. Adesso con la 13 via i 2 dadi. Sono un po' incollati dal calore, ma una volta partiti si svitano in fretta. Sganciamo la pompa freno solo perché così possiamo liberarla, e liberiamo il forcellone perché il perno forcellone tiene anche il motore, e per ora la lasciamo qui. Per smontare l'ammortizzatore abbiamo creato una chiave apposta, nel senso che abbiamo preso una brugola da 12 tagliata col flessibile. Una volta fatto quello, con una bussola da 12 abbiamo creato la nostra super brugola da attaccare poi alla chiave a cricchetto, in modo da poterlo svitare comodo e entrare fino in fondo nell'attacco vite dell'ammortizzatore. Adesso lo vedete. Sganciamo uno. Ecco fatto. Lascialo andare piano piano. Si è appoggiato. Perfetto. Rimetto la vite, così non rischiamo di perdere la pompa dell'ABS. L'ammortizzatore è libero. Per sfilarlo da dietro bisogna fare leva perché l'innesto è veramente giusto. L'ammortizzatore. Minchia, è bello cotto. Questo è olio. Adesso togliamo la vaschetta della batteria, relè d'accensione. Iniziamo proprio a liberare da tutti i connettori tutto l'impianto elettrico, tutta la sensoristica del motore, in modo da poter poi sganciare 1, 2 e il terzo pin di sotto e farlo scendere. Qua abbiamo il regolatore di tensione. Il connettore regolatore di tensione l'abbiamo cambiato perché ne abbiamo messo uno stagno veramente. Qua abbiamo il polo positivo, che è un rimando della linea positiva del motore,
che si può usare per far avviare la moto in emergenza e per caricare la batteria, per qualsiasi cosa, senza dover per forza aprire il vano batteria. Adesso viene giù tutto. Adesso viene giù tutto, sì. Questo è il polo positivo che va al motorino d'avviamento, che lo sganciamo. Sgancia il polo positivo e stacchiamo la linea fusibili dell'ABS, così liberiamo tutto il gruppo. E così abbiamo sganciato relè avviamento, la linea fusibili dell'ABS, e di qua abbiamo tolto regolatore di tensione, passaggio tubo benzina di collegamento tra i due serbatoi, il vano batteria e buona parte dell'impianto elettrico della moto. Queste sono tutta la linea accensione con il rimando al polo positivo che dicevamo esterno, che è quello che ci consente di caricare la batteria senza andare a materialmente raggiungere. Abbiamo smontato tutto, il tray della batteria, non c'è più l'ammortizzatore, adesso rimangono solo i cablaggi elettrici a tenere unito il motore al telaio, e 1, 2 il forcellone e 3 qua sotto. Mettiamo il motore in folle, sganciamo la leva del cambio e sganciamo il cavalletto. Togliamo anche l'attuatore frizione e sfiliamo la catena del pignone in modo da sfilare catena e forcellone tutto assieme. Io la tengo ferma. Ok, quindi non queste due, non no, quelle due, dietro, ma sono 1, 2 e 3. Esatto, quelle dietro, perfetto. Ok. Una, l'ultima, questa qua, Sì. dietro, è proprio il supporto motore, il perno di supporto motore inferiore. Tirando via il cavalletto, ricordiamoci anche poi di sganciare il sensore cavalletto che è qua, e se no ci tiriamo via il cavo. Vai dall'altra parte, prendi una 13 e mi tieni fermo il perno. Non so se ti serve una prolunga, tieni. Svitando, tienilo lì. Il cavalletto si è già mosso. Qua abbiamo il dado, sfila pure il perno. Togli questo e metti quel perno. Sì, e metto una barra. Metti una barra, sì. Posto, abbiamo già messo una barra di blocco. Finisco di svitare il cavalletto. Ok, sfiliamo il cavalletto. Allora, qua abbiamo sensore folle e cavalletto. Questo è il sensore folle e questo rimarrà attaccato al motore, mentre invece questo è il sensore cavalletto, quello che se mettiamo la prima col cavalletto aperto ci fa spegnere la moto, e questo qua è una linea che va in centralina, ma noi comunque lo sganciamo perché il cavalletto lo togliamo. E questo, grazie, Prego. questo è l'attuatore frizione. Gli abbiamo messo una copertura, che noi quelle che vendiamo su Amazon, con una anodizzazione farlocca che infatti da arancione è diventata salmone nell'arco di 3 mesi. Quindi poi anche questo lo rifacciamo in Cerakote. E questa è l'asta che quando noi tiriamo la leva frizione, grazie a questo attuatore qui, spinge quest'asta contro il cuscinetto della frizione, liberando il pacco dischi, disingaggiando il primario del cambio dall'albero motore. E quindi quest'asta qui è un'asta che passa attraverso tutto il motore. Questo Corteco è nuovo, ma nonostante fosse nuovo, con la pressione positiva all'interno dei carter, l'olio non sa più dove andare, non è fatto per gestire 1 bar e mezzo, 2 bar, è fatto per gestire 0,6, 0,7, 0,8. Nel momento in cui la pressione sale troppo inizia a pisciare olio dove può. Quindi se avete una moto che inizia a lasciare goccioline sempre di più, trovo una gocciolina, cambio un Corteco, cambiato quel Corteco inizia a pisciare da un'altra parte, metto a posto quell'altra, devo mettere a posto da un'altra perché continua a cercare di sfogare fuori olio, vuol dire che c'è un problema, magari all'inizio. Noi non ce ne siamo accorti subito, ma è quello che ha fatto questo motore. Piano piano ha iniziato a sfogare olio sempre di più da dove poteva, fin quando non
non è degenerata la situazione al punto che l'olio finiva direttamente nelle camere di combustione e quindi la moto fumava. Togliamo tutto l'impianto elettrico agganciato al motore, quindi sganciamo questo. Questo è il SAS, ne abbiamo parlato nel primo episodio, se ve lo rimettiamo qua sopra. Qua abbiamo le bobine candela che per ora lasciamo attaccate, ma sganciamo i connettori così il motore è libero. Questi qua sono cilindro posteriore e qua abbiamo quello del cilindro anteriore, poi lo vediamo. Sono i due tubicini che vanno ai sensori di pressione dei cilindri, vanno staccati, cioè adesso lo facciamo. Qua abbiamo il motorino d'avviamento col polo positivo e lo sganciamo, il sensore di pressione dell'olio e l'abbiamo sganciato. Qua sotto, incastrato qua tra i tubi dell'impianto di raffreddamento, c'è il sensore di temperatura dell'acqua e questo dobbiamo toglierlo dopo mentre il motore scende, è troppo incastrato. Altra bobina candela che andiamo a sganciare. Fatto il motore libero, sganciamo il motorino d'avviamento, una chiave da 10 del motorino, ecco qua, sganciato. Adesso c'è qua questo qui che possiamo anche sganciare dopo, ma preferisco farlo subito, che è la massa del motorino d'avviamento. Adesso con la chiave da 8 andiamo a prenderlo e lo sganciamo. Vai, svita pure quella. 1, 2 e 3 vanno sganciati, quindi queste due dal telaio, ma sganciamo prima l'attacco motore inferiore, questo qui. Ok, tolto. Vai, sfila il perno. Perfetto. Ok, e l'abbiamo sfilata. Rimettigli la vite che così non ce la perdiamo. Neanche stacchiamo il pick up. Perfetto, staccato. Questo rimane agganciato all'impianto elettrico della moto e questo verrà via con noi. Qua abbiamo qua dietro questo è il tubo che dalla pompa olio dall'altra parte del motore riporta sull'olio fino ad arrivare qua nel serbatoio. Ok, sganciato. Ce l'abbiamo fatta, il motore è giù. Non siamo riusciti a fare tutte le riprese che avremmo voluto, anche perché è stata una situazione un po' complicata. Noi siamo nello stretto, mettere un cavalletto con un'immagine grandangolare è veramente difficile perché la stanzetta è proprio piccolina. Adesso quando riusciremo a finire il garage nuovo cambieranno un bel po' di cose, però almeno quest'anno con l'inverno e tutto siamo con un termosifone, con un ambiente riscaldato e sacrifichiamo un po' di comodità come spazio per avere un po' di comodità come temperatura e possibilità di lavorare. Il motore l'abbiamo messo giù, siamo contenti, è andato tutto abbastanza bene. Sapevamo che l'operazione di far scendere il motore, quindi separare il motore e telaio, sarebbe stata una di quelle più complicate perché abbiamo un pezzo che pesa molto e il telaio comunque ha tanti collegamenti col motore, non solo quelli meccanici, ma abbiamo i vari tubi, gli incastri, i cavi, i passaggi, fili elettrici che passano sotto tubi da sganciare, le masse, e i sensori. È un'operazione complessa, quindi abbiamo preferito farla bene, cercando di riprenderla il più possibile, ma sostanzialmente abbiamo dovuto sacrificare le riprese per fare comunque un lavoro senza rovinare nulla. Questa operazione secondo me è più complicata che rimetterlo il motore. In più abbiamo varie possibilità di lavoro, vari approcci tecnici che si possono effettuare. C'è chi preferisce
smontare tutto, completamente tutto il telaio a nudo, togliere tutti i cavi, i tubi, tutto quanto, così da avere la possibilità di tirare via solo il telaio dal motore, che è oggettivamente la soluzione più pratica, più facile, che però richiede molto più tempo e comporta lo smontaggio integrale di tutta la moto. C'è chi invece preferisce andare a lasciare la moto il più intera possibile e separare proprio solo il motore, andando a mettere ad esempio dei falsi perni nella sede forcellone, nella sede perno forcellone, in modo da tenere anche il forcellone in posizione, rimane tutto agganciato, rimane tutto normale, ma anche questo per noi era un'operazione difficilmente percorribile perché noi abbiamo poco spazio. Quindi tra le varie operazioni, tra i vari modi di farlo, abbiamo preferito optare per un intermedio. Cioè abbiamo smontato il più possibile dalla moto in modo da avere un telaio manovrabile, ma senza perderci ore e ore e ore e ore di lavoro nello smontaggio e poi nel rimontaggio. E arrivati a un punto di smontaggio tale che ci consentisse di avere appunto un telaio comodo da muovere con uno sforzo umano, abbiamo semplicemente separato motore e telaio facendo ruotare il telaio fuori dal motore. Per questo video il lavoro si conclude qui, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati. Adesso inizieremo a smontare il motore, lo metteremo sul banco, lo apriremo fino ad arrivare all'albero motore. Per quelli che già non lo fanno, seguiteci su Instagram e Facebook, dove metteremo dei post con degli approfondimenti dal punto di vista tecnico, dove spiegheremo ad esempio perché operiamo in un modo, perché facciamo una cosa, quali sono le condizioni effettive del motore, cercando di approfondire in maniera leggermente più tecnica, cosa che nei video di YouTube riusciamo a mettere solo parzialmente, principalmente per motivi di tempo. E poi nelle storie vedrete tutto l'andamento del lavoro in tempo reale, mentre appunto nei video ci va un pelino più di tempo per il montaggio prima che vengano pubblicati. È un po' stanco, adesso vediamo di ridargli un po' di energia, dai. Comunque un bel motore, a me piace molto lavorare sugli LC8, quindi dai, andiamo avanti, finiamo il lavoro. Smontiamo? Sì, smonta. Alzalo. No, non sono mica scemo. Oddio. Dovremmo alzarlo per metterlo sul banco. Sì, adesso lo vaschettiamo. Dai, va bene. Alla prossima. Ciao.